che meraviglia! Benvenuti A Genova. Abbiamo lasciato il nostro camper parcheggiato nella piazza Kennedy vicino al Salone Nautico, abbiamo trascorso lì una notte tranquillissima E dove stiamo andando adesso? a fare colazione. E qual è la migliore colazione a Genova? La focaccia. Volevamo vedere come si fa e ci siamo intrufolati dietro le quinte di uno dei più antichi forni della città. Siamo all'antico forno Patrone dove ci accolgono Mario e Alessio. Forno del 1920. Sì, più o meno sì, diciamo, siamo intorno a quegli anni lì. La caratteristica di questo forno qua è quella che è tutta una camera in mattone refrattario, uno spessore di 50 cm. La particolarità di questo forno qua è che ha una cottura veramente, diciamo, importante perché ha una massa di calore proprio notevole. Questo qua è stato usato nel dopoguerra, si bruciava qualsiasi cosa, porte di legno, finestre, carbone, quello che c'era. Poi ultimamente è stato trasformato in forno a gas. Ha una camera di combustione. Qua si metteva la legna, il carbone, il gasolio, cioè i primi... Vedi, scalda quei tubi lì che vanno poi in circolazione in tutto il forno. Quindi non è a contatto diretto con il prodotto, sì, esatto. E anche queste qua erano tutte bocche di scarico del vapore, del caldo, diciamo, sai, quando c'era troppo fumo per far tirare di più, di meno. Questa è la classica focaccia genovese, giusto? Esatto. Quindi qua abbiamo olio, Sì. salamoia. L'emulsione, esatto, qui si fa l'emulsione. E io vado lento così perlomeno. Si riesce a schiacciare bene. Ok. E questo è il procedimento della focaccia classica, diciamo, con tutti i suoi vari tempi di lievitazione e via discorrendo. Quindi sono un totale di ore per fare una focaccia. Guarda, ci vogliono almeno parliamo meno di 4 ore, 5 non si fa, non si riesce, cioè diciamo, se no non viene un bel prodotto. Perché ci siamo, facciamo vedere. Ah, quindi questa la metti tutta nel forno. Vedi, il sistema è questo, si prende, si va dentro così, Sì. e poi ci si dà il colpettino così, si scarica. È grande questa ruota. Poi quando ha un 4 metri di diametro, quindi diciamo quando io ho il pane pronto lo faccio, perché una volta bisognava fare tanto pane. Tu lo facevi in tempo di riempirlo che arrivavi dall'altra parte che c'avevi il pane cotto da scaricare. Sì, mi hanno detto che adesso se ne fa un po' di meno di pane. Il pane non se ne fa quasi più. Vedi, Eccola qua. La focaccia, È arrivata. la regina, vedi come ribolle, diciamo. Eccola qua. No, che meraviglia. Vedi, in tutte queste fossette qua si concentra il sale perché l'acqua è evaporata e sono quelle che hanno il gusto proprio più eccezionale. Sì. Grazie mille ancora. Grazie a voi, ragazzi. Ciao. Buona... Ringraziamo Mario, Alessio, Maria Grazia e Michela per la loro gentilezza e per averci dedicato il loro tempo e soprattutto per averci sfamato a pranzo, colazione, cena e tutto Esatto. quello che è. 1 chilo? No, vabbè. Proprio la parte più unta ti sei mangiata, Ma quante te ne mangi poi? Basta, questo e poi basta. Dentro si vede, no?
non mi ricordo come si chiama, perdonatemi, me l'aveva detto Alessio, ma non ricordo più. Quando nei buchi si deposita l'olio e la salamoia di acqua e sale che hanno fatto. Adesso questa si chiude, se no ce la mangiamo tutta. E per smaltire quel chilozzo di focaccia che ci siamo mangiati, Tutto a piedi. ci facciamo un'altra mezz'oretta a piedi. Stiamo raggiungendo il camper, perché lì facciamo un esperimento. Basta perché pesa un botto sta telecamera così. Sì, per fare il selfie non è... Ci vediamo in camper. Eccole qua. Madonna. Quanto sono lievitate. Questa è pasta per la pizza focaccia che noi adesso useremo per fare un esperimento in camper cucinandola con la padella. Vabbè, adesso abbiamo unto, ma adesso, anzi, già che ci sono lo faccio subito, giusto per renderla più antiaderente in modo che non si attacchi. Proviamo a metterla su e vediamo se riusciamo a fare una pizza focaccia, direi focaccia. Vediamo come stendi questa pasta. Si riuscirà, ma si rompe. Schiaccia. Non so fino a che punto la devo rompere. Ha detto non tanto. Allora Sì, così. No, beh, sì. Così? Sì. Quindi ci vediamo tra? 10 minuti. Così tanto? 5 minuti. 3 minuti. Vale, hai dimenticato di fare i buchini. Facciamo i buchini. Così? No, in realtà prima devi mettere l'olio. Con una Massaggio. bottiglia bella. Massaggia. Massaggio. Wow. Questa cosa qui ha anche di godurioso. Facciamo così. La miscela come fa Mario, Ok. E ci vediamo tra una decina di minuti. Che profumino si sta diffondendo? Assolutamente sì, molto buono. Adesso dobbiamo seguire il consiglio di Mario perché ha detto che se c'è troppo umido che si sviluppa avendo messo il coperchio dobbiamo toglierlo, quindi lo togliamo. Ta-da! Guarda Come vi pare? Ora la giriamo. Dai, non si è bruciata, va bene. Chiuso. Buono. Beh, ha l'aria di essere buona. Aspetta. La mettiamo qua. Cosa dici? E mettiamo sull'altra perché sennò come facciamo poi la... Vuoi farla tu questa? Dai, un goccino d'olio. È impalpabile. Lo massage. Lo schiacciamo per benino. Andrea, io t'ammazzo. Non ci si asciuga le mani unte nel canovaccio che serve per asciugare i piatti puliti. Andava forse il sale grosso? Sì, meglio. Ormai non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Andiamo a testare la nostra che abbiamo appena sfornato. Guarda. Vediamo come viene. Ah, però non è male, Buona. È chiaro che non è come quella sfornata da Mario, nel senso che... Però guarda come resta morbida, Avrei potuto mettere un pochino più di olio forse, perché per renderla gustosa come quella lì. Però è perfetta, anche cotta in padella, guarda. Secondo me manca anche la salamoia. No, però è salata, giusta. Sì, certo, non si è creato quel buchino lì con tutto il sughino dentro, però è perfetta anche la cottura così, viene benissimo, si può fare. Sì, questa forse è un po' più dolce. È la salamoia che cambia tutto, Per completare il nostro giro abbiamo voluto assaggiare altri tipi di focaccia al panificio Mario di Graziano. Altra passeggiata di circa mezz'ora. E smaltiamoli sti carboidrati. Smaltiamoli questi carboidrati. Io c'ho i carboidrati fino qua, Secondo panificio della giornata. Andiamo da Mario. Quindi questa è quella con le cipolle. Quella con la cipolla, Buona. Il pesto. Io prenderei anche un pezzo con formaggio. Come ti chiami? Angelica. E lei mia moglie. Piacere. Piacere Marina. Questo qua E loro sono staff. Loro fanno parte dell'arredamento anche loro. Anche loro.
Abbiamo preso cipolla, formaggio e pesto. Adesso andiamo a assaggiare perché questa volta abbiamo variato e allora abbiamo da assaggiare la focaccia col pesto, la focaccia col formaggio e quella con le cipolle per stare leggeri. Vai. Ah, è calda! Ah. È sofficissima. Vabbè, te la mangi tutta? C'è il pesto, è buonissima. Ottima. C'è dentro anche il formaggio e non è un formaggio acido, molto morbido come sapore, buono. Assaggiamo quella al formaggio. Guarda che roba, guarda che roba. Ta-tan. Buonissima. Io preferisco quella anche col pesto. No, questa però un po' di acido c'ha. Qui c'è il classico tipo stracchino. Chiudiamo con la cipolla. Pronto? Ah, poi dici, poi dopo... Sì, poi mangiare. Dolcissima. Come sapore la cipolla è veramente buonissima. Questo è sempre intramontabile. Sono un attimino in overdose di focaccia. Ho un tasso di glutine e di carboidrati in corpo che non ho mai avuto in tutta la mia vita. Cosa facciamo? Dove andiamo? Andiamo a vedere questo meraviglioso tramonto da qualche parte? Bocca d'Asse. Dai che abbiamo 2,5 km da arrivare. Quindi smaltiamo completamente queste ultime calorie che ci siamo ingeriti. Il segreto, signori, è quello di muoversi a piedi. Così potete mangiare tutte queste cose qua. E facciamoli questi 2,5 km a piedi. Camminiamo percorrendo Corso Italia, ammirando i palazzi che si affacciano sul mare. Raggiungiamo così Bocca d'Asse. Il borgo con le sue case colorate si è conservato pressoché immutato nel tempo e si trova in zona molto esclusiva. È il tradizionale punto di arrivo delle passeggiate dei genovesi in Corso Italia e dal quale si può godere di un bellissimo panorama. Noi arriviamo appena in tempo per ammirarne il tramonto. Ringraziamo ancora l'antico forno Patrone per la colazione. Siamo ancora al parcheggio gratuito di Piazzale Kennedy dove abbiamo dormito benissimo. E adesso non ci resta che smaltire tutte queste calorie accumulate. Venite con noi a visitare Genova. Ci incamminiamo per le vie del centro città arrivando alla Basilica di Santa Maria Assunta di Carignano che ieri non eravamo riusciti a visitare. È del 1482. Le decorazioni artistiche sono realizzate in pietra di finale, marmo di Carrara e stucco. Proseguiamo fino alla casa di Cristoforo Colombo. Andiamo su di lì, andiamo al chiostro di Sant'Andrea, percorriamo i vicoli. Scorgiamo la porta soprana di architettura medievale risalente al XII secolo che dava accesso alla città. E la chiesa dei Santi Ambrogio e Andrea. Siamo al centro della città, in piazza Matteotti, adiacente a piazza De Ferrari, che è la piazza principale di Genova. Al centro la monumentale fontana di bronzo del 1936. Troviamo poi il teatro Carlo Felice, che è il principale teatro della città e uno dei più noti in Italia. E siamo fortunatissimi, Basilica di San Lorenzo. La più bella di tutte. Sì, meno male che siamo già venuti qui e vi faremo vedere le foto, perché nelle foto vecchie c'era un pezzettino di impalcatura. E ci eravamo lamentati, figurati. Stamattina ho detto, magari le avranno tolte. E quella forse, adesso no, le hanno ampliate. Sì, era un manca solo il campanile. Era un pezzettino lì e adesso non è stato. Andiamo a vedere dentro. Certo, e sopra anche. Ai lati della scalinata ci sono 2 leoni risalenti al 1800 e sono opera dello scultore Carlo Rubatto.
Cercate il cane nella facciata, molte sono le leggende locali, una delle quali racconta che fu aggiunto da uno scultore per ricordare la sua morte dopo averlo salvato da un crollo durante i lavori. L'interno è a pianta basilicale divisa da 3 navate. In quella di destra si trova una granata navale inglese inesplosa che nel 1941 colpì la chiesa durante la Seconda Guerra Mondiale, sfondando il tetto. Prima tappa la farete appunto qui sopra le nostre teste, che è la cosiddetta tribuna dei dogi, quindi dove i dogi di Genova si recavano per assistere alle funzioni cattedrale, avendo una postazione privilegiata rispetto al popolo, e i dogi provenivano appunto dalla loro residenza, cioè Palazzo Ducale in piazza Matteotti, e camminavano sui tetti perché la cattedrale era direttamente collegata a Palazzo Ducale attraverso un passaggio aereo sospeso a circa 30-40 metri di altezza, un po' come a Castel Sant'Angelo col Vaticano o Palazzo Pitti con gli Uffizi a Firenze, quindi i palazzi del potere collegati fra di loro. Da qui sopra potrete ammirare l'interno della cattedrale dall'alto, che è molto suggestivo. Sarete sotto il rosone quattrocentesco della cattedrale, poi proseguite la salita, arriverete in una stanza un po' particolare detta dei seminaristi. Ve ne accorgerete perché dal soffitto pendono ancora le corde, le funi che servivano a questi seminaristi per suonare manualmente le campane della cattedrale. E poi da lì vi trasferite all'esterno, quindi sulla cuspide, quindi sul tetto della navata centrale, fino a raggiungere la torre loggiato. Nel 1400 è stata abbellita da questo splendido loggiato che viene definito il pensatoio del cardinale Siri, e si racconta che questo cardinale era solito proprio recarsi in questo loggiato per riflettere su quelli che erano i problemi della chiesa e della città. Salendo noterete strutture, architetture tipiche del gotico italiano, perché la facciata della cattedrale è di stile gotico, quindi del 1200. E dopo questa bellissima visita che consigliamo di fare, proseguiamo il cammino tra i vicoli. E sbucando poi nella storica via Garibaldi, dove visitiamo il municipio e ammiriamo i Rolli, patrimonio dell'UNESCO, famosi palazzi ricchissimi progettati e costruiti dai nobili genovesi negli anni tra il Rinascimento e il Barocco. Ci mangiamo giusto un boccone e raggiungiamo la Basilica dell'Annunziata, forse la più bella di Genova. Fu realizzata nel 1867, è una chiesa tutta dorata, all'interno le navate e gli affreschi vengono illuminati dal sole, dando risalto all'oro e agli affreschi seicenteschi. Sul portale all'ingresso si trova poi l'affresco dell'Ultima Cena di ben 40 metri quadri. Giriamo l'angolo e ci troviamo davanti all'ascensore di Via Balbi, un'esperienza da non perdere. È un trenino realizzato nel 1929 che fa risparmiare il percorso pedonale in galleria e che poi sale come un ascensore al castello di Albertis, che domina la città affacciandosi sul porto, dalla collina Monte Galletto. Ideato dal capitano Enrico Alberto d'Albertis, alla sua morte dona il castello e le sue collezioni alla città di Genova. Raggiungiamo poi la famosa lanterna. Ultima tappa di Genova, la lanterna, che è il secondo faro più importante d'Europa. Buongiorno. Oh, eccoci qua. Buongiorno. E niente, stiamo tornando. Avete visto la lanterna da lontano? Non ci hanno fatto entrare perché non abbiamo chiesto i permessi per fare il video. In realtà ci facevano entrare, ma non ci consentivano di riprendere. Sì, avrei dovuto lasciare giù tutta l'attrezzatura e in realtà non mi fidavo, quindi niente lanterna. Niente. Vediamo se riusciamo a salire a Spianata Castelletto. E vi mostreremo il panorama da lì. Da qui avrete una vista a 360 gradi sulla città e sul porto. Ammiriamo i tetti delle vecchie case, le torri medievali e le cupole barocche che contrastano le super navi da crociera ormeggiate al porto. Noi siamo saliti a piedi su per le Creuzze, le caratteristiche strade pedonali mattonate cantate da Fabrizio De André, ma è possibile utilizzare un bellissimo ascensore Liberty.
Se questo video vi è piaciuto metteteci un like, un like solo, condividetelo e per commentate, noi vi rispondiamo al più presto, e per il dietro le quinte iscrivetevi al nostro profilo Instagram. ciao, alla prossima. Ciao. Iniziano ragazzi a ricordarseli. Ringraziamo. Perché ci siamo scritti tutto qua quello che dobbiamo dire, se no Se la ricorderà ce la farà. Ripetila tutta intera. no, veramente? Sì. Per la signora.